Bene, siamo qua per Paola. Ciao Elena, Ciao. la nostra amica molto simpatica. Vediamo di capire quando sei connessa a lei. Ti accompagno contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, la vedo. Dimmi appunto come la vedi. Allora, lei mi appare come se fosse, cioè la vedo lei in primo piano, mi appare come se fosse in un quadro, quindi con una cornice di legno intorno. E si fa vedere così da me perché dice, questo è, io mi sento, mi sento immobile come se fossi un dipinto. Mobilizzata, ma non perché, è come se lei si sentisse obbligata a essere un dipinto, ecco. Ti dà l'autorizzazione il quadro? Sì. Ok. Partiamo subito dal quadro. Ci ha mostrato un quadro. Mhm. Mm, Un ok. indiano nella neve che cammina sulla neve con accanto un lupo bianco. Gliel'ha dipinto un parente anni fa. Mhm. Era quel quadro lì è stato un autoritratto da parte del parente, anche se non consapevolmente. Lui era l'indiano? Mm, È stato l'indiano? mhm. E perché l'ha regalato a lei? Perché in quella vita lì c'era anche lei ed era la sorella. Ok, E questi avevano sono, un allevamento di lupi, cani lupi. questi sono i modi con cui si esprime la parte subliminale. Mhm. Chiamiamo quella di Paola, così ci spiegherà tutta la sessione cosa sta cercando di farci capire e farle capire nella sua vita ricca di particolari, Mhm. criticità, problemi, più lievi o meno lievi, domande. Come la vedi la PS di Paola? Vediamo una volta per tutte come vedi la PS e la PE di una persona. Allora, in generale la PS la vedo come eh, tendenzialmente una forma sferica, però in movimento, nel senso non è statica, ferma, ma è tipo come se fosse una via di mezzo tra gelatina e mm, mm, una nube, ok? Più o meno forma sferica, quindi che però si muove, è di un colore viola lilla. E la pie la vedo che più o meno ha la sagoma di una persona, come se fosse una rete, come se fosse una rete solitamente di colore rosso. Ok, vibrazione. 90 miliardi. Percentuale di consapevolezza.
147. PS, PE. 43, 57. Vite precedenti. 1236. Cervello. 9,6. Cosa vuole liberamente mostrarci Paola subito? Allora mi fa ci accompagna come se ci fosse un muro e ci accompagna oltre il muro e oltre il muro arriviamo dietro, praticamente arriviamo alle spalle del suo compagno. E il suo compagno che intanto è al lavoro, tipo lo vedo tipo a un bancone, chino sul lavoro e dietro ha due figure nere che gli stanno sulle spalle. Mm. Il compagno. Sì. Mhm. Mm. Ci vuol mostrare questo perché dice che secondo lei la cosa che lo interferisce quando ha quel comportamento che dà tanto fastidio a Paola Mhm. è dovuto a queste due figure nere. Gli scatti d'ira. Mm. Va bene, allora apriamo subito le porte del cinema. Invitiamo i Uh-huh. 3 figli di Paola, piccoli, il compagno e tutti quelli che lei ha elencato, tutta la famiglia del compagno, se vuole, Uh-huh. tutta la sua famiglia, se vogliono, amici, parenti, conoscenti, tutti. L'invito è aperto a tutti. Uh-huh. E non chiediamo niente, lascia passare all'ingresso. Il biglietto è gratuito, le porte sono, le porte sono aperte. L'importante è che chi viene non viene a criticare, non viene a spiare, viene a guardarsi il film e basta. E lo vuole fare. Viene a vedere, perché abbiamo avuto della gente che è venuta a controllare qualcuno che era lì dentro. Quelli vengono Uh-uh. sbattuti fuori a calci. Uh-uh. No, oggi nessuno controlla nessuno. Uh-huh. Chi si presenta? Allora, ci sono i tre bimbi davanti, in prima fila, poi ci sono i genitori di Paola in terza fila, il compagno in quarta fila un po' sul lato. Poi dietro vedo anche i genitori del compagno. Diciamo che non capiscono tanto per ora cosa vengono a vedere, diciamo, ma si fidano di Paola e quindi si siedono. I bambini come li vedi? I bambini li vedo contentissimi su queste poltrone che sono molto contenti di fare questa cosa bella. Beh, i bambini sono sempre contenti Mm, nel cinema perché sono tanto PS. mm. Sì, è come se nel profondo sanno già che tipo di film vanno a vedere, no? Quindi sono proprio curiosi di assimilare le informazioni. E poi è come se ci fosse il legame col genitore, no? Come se ci fosse una fiducia innata e quindi vanno tranquilli, ecco. Finché sono bambini io vedo che fanno così. Diciamo fino a una certa età lo fanno, fino ai più o meno intorno ai 20 anni vedo che di solito vanno con molta fiducia e entusiasmo. Paola ha già vissuto vite con i suoi 3 bambini. Allora, 1, 2, 3, 1 è il primo, 2 il secondo, 3 Mhm. il più piccolo, il terzo.
ovviamente. C'è una vita dove i suoi 3 figli e lei erano fratelli, erano tutti e 4 maschi, però 4 fratelli, dove c'erano tutti. E poi c'è qualche altra vita dove c'era magari uno di loro. In una c'era il numero 2 che era suo papà, lei era donna. Poi ce n'è un'altra dove c'era il numero 1 che era una sua collega donna. Poi ce ne sono un po', me ne fa vedere ogni tanto una. Hanno fatto allora insieme solo quella là. E poi sono state altre dove lei ha vissuto con uno di loro e hanno fatto vari ruoli. Direi che con i suoi figli ha vissuto una ventina di vite, 20 vite. Col marito? Allora, mi ha fatto vedere questa vita dove erano colleghi anche là, no? Perché qua poi lei collega anche col compagno, lavora col compagno in questa vita, no? E mi ha fatto vedere quella vita perché, diciamo, era l'elemento comune come in questa vita, in quella vita là. Lavoravano assieme ed erano docenti di un'università, mi dice in Austria. Va bene, Mm. vediamo le entità eteriche. Allora, c'è un militare, 2 militari. Mhm. Militari, ok. Sì, sono collegati, sto guardando sopra. Sono collegati Mm. non ho capito, scusami. Sto guardando perché vedo che Ah, sono collegati a... cioè, sono collegati a un progetto su una base spaziale siriana. mm. Quindi i siriani ci sono. Sì, Quelli dei Cinivac, visto che sono i siriani. sì, sì, Sì? sì, non so. Sto cercando di capire cosa vorrebbero Qual è cercare di il fare. nome del progetto di Paola? Trasferimento. Di cosa a cosa? Della sua essenza, quindi direi della sua essenza inteso come eh, insieme delle sue capacità energetiche della PS, trasferite da lei, completamente tolte da lei, il loro progetto vorrebbe essere, ok? E tradotte in maniera tale che possano essere utilizzate da un eventuale clone. Che non c'è o che c'è. È fermo in una teca. Maschio o femmina? Per ora è come se fosse... Neutro. Sì, Ma a meno gli assomiglia.
quindi senza Allora, capelli, immagino, no? sì, esatto. Allora, come se qua non avesse ancora, diciamo, la testa, solo la parte della testa non ha ancora delle sembianze, ok? Mhm. Però l'altezza e il tipo di corporatura è la stessa e poi in base all'utilizzo daranno delle sembianze. Quindi genitali, seno, Mm, sino, fianchi però, e esatto, struttura del esatto. corpo, a seconda che sia famiglia. Una specie di... Ma chi è che li fa questi cloni? Dove sono? Grandi tecnologie, sono umani, cioè sono umani, sono biologici. Allora, diciamo la struttura interna, allora hanno una struttura interna che è tipo tecnologia, quindi può essere una via di mezzo tra un robot e dei circuiti, ok? Eh, però vedo che come se, cioè, se tu li dovessi vedere la radiografia, vedi come se hanno le ossa, ma all'interno hanno delle strutture metalliche, no? Come se Mhm. avessero delle protesi ovunque. Cioè tipo protesi all'anca che infili un chiodo di titanio, ecco, è come se fosse tutto titanio ricoperto dalle ossa. E poi la pelle e simil muscoli fatti biologicamente, più o meno, ok? Una cosa simile che sembra biologica. Però all'interno sono tutte informazioni e robot. Va bene. Entità mentali. Allora, ce n'è uno di livello 2 e una di livello 4. Mm. Compiti. Mm, Allora, quella di livello 4 è come se... Allora, vedo che vedo Paola che nella sua, cioè come fosse, cioè se fosse, se potesse essere se stessa completamente, farebbe tutte le altre cose, direbbe tutte delle altre cose, ma poi quando si trova di fronte alle cose di tutti i giorni, alla routine, viene bloccata e è come se gli uscissero le parole che fuori si aspettano, no? Tranne in qualche caso, ma e quindi vedo proprio che l'entità di livello 4 le fa fare delle cose che lei non vorrebbe fare. Ehm, mm, è quella che la tiene in quel quadro. Ok, quindi Mm. statica, sempre le stesse cose per non uscire da lì perché potrebbe evolvere troppo velocemente e non sarebbe più controllabile dalle entità. Che è proprio quella che la tiene nel quadro, entità di livello 4. La vedo collegata a una mantide, ehm, che è quella che la mantide è quella che crea le situazioni esterne mh, a cui poi l'entità di livello 4 si collega per mandare i pensieri a Paola, mh, per far sì che lei risponda come loro vogliono. Ok? E la 2? Allora, la 2 cioè lei mi mostra che la 2 le fa fare ehm, come se allora lei inizia a fare una cosa, ok? Inizia a fare una cosa che le verrebbe spontanea a fare, poi poco dopo l'inizio è come se non si ricordasse più come si fa e la 2 le manda
un pensiero per far sì che la faccia come vuole lei, cioè come la vuole l'interferenza. Una sorta di confusione, cioè come se Paola avesse un ordine di come vanno fatte le cose e la 2 cancella tutto e gli cambia l'ordine. Quindi un po' confusione di Mm-mm. pensieri in alcune situazioni. Ruolo e significato esoterico del cinese, la lingua, nella sua vita. Diciamo, lei struttura Sì. nello studio di questa lingua tutta la sua esistenza e al quasi termine del corso di studi, che costa sacrificio a tutti, alla famiglia, a lei, si accorge che non le frega niente. Allora, è stato un tentativo degli uomini del tempo per portarla via dalla possibilità di essere se stessa. La sua PS ha fatto sì che lei si accorgesse in tempo, diciamo, per lei, no? Rispetto a questa cosa, perché avrebbe, quello che mi fa vedere è che avrebbe viaggiato, forse quella era la parte che magari poteva essere piacevole, no? Così l'hanno un po' fregata in quegli anni, facendole immaginare che lei avrebbe potuto lavorare in giro per il mondo, comunque all'estero, in vari posti, e quella poteva essere la parte attraente, ok? Però vedo che se lei avesse seguito quella strada, avrebbe viaggiato molto e non si sarebbe mai, sarebbe rimasta sola, tra virgolette, no? Perché non sarebbe riuscita a strutturare dei rapporti stabili, no? Anche di amicizia o con un eventuale partner, ma la sua PS è riuscita a collegarsi alla, alla sua mente, diciamo, e se ne è accorta in tempo. Eh, Mm. Però poi è stata di nuovo bloccata, diciamo, è come se le interferenze sono riuscite poi a unirsi alle interferenze del suo compagno e quindi metterla in questo turbinio della routine che è scelta principalmente, prevalentemente dal suo compagno e dalla famiglia del suo compagno. Quindi lei è come se vedo che porta avanti le cose senza una sua volontà, diciamo, no? Così devono essere fatte. Mi sento trascinata da tutto e è come non ho il tempo di fermarmi e trovare la soluzione per fare quello che voglio fare io. Ecco. Così, questa cosa qua. Ok, chiamiamo i disincarnati. In primis la nonna materna, poi lei ha chiesto anche le PE dei 2 cani, 2 aborti spontanei e, già che ci siamo, tutti i suoi parenti di tutte le sue generazioni. Intanto apriamo il portale aureo. Mhm. Cosa succede? Allora, è arrivata la nonna. La nonna la vedo ancora legata qua, legata tanto a lei e la vedo legata a lei e ai suoi bimbi e quindi vedo che ha, diciamo in eterico è come se tenesse in braccio 3 bambini mm, lei mi dice è quello che mi piace fare, Mhm. quindi è ancora legata qua perché soprattutto a Paola e ai suoi bimbi. Mm. Mm, mentre
mi fa vedere questa cosa, sta osservando, vedo che osserva, no, tutto il cinema e tutta la sequenza e lascia giù i bimbi e dice adesso ho capito come funziona, quindi è pronta ad andare nel portale. Prima di andare vuole dare un grosso abbraccio a Paola però. Ok. Ok, poi? Mm. Allora, due porti, le Molto pie- all'inizio, e spontanei. Mm. sì, sì, infatti, allora le PS le vedo, mm, allora una c'è, e poi è come se mi volessero far vedere solo, l'altra PS si è reincarnata, quindi non è qua. Ma io vedo come se mi era già capitato forse un'altra volta, ma non mi ricordo, non sono sicura. Come se ci fosse il contorno Mhm. e l'altro aborto senza PS, no? Solo il ricordo, l'energia del passaggio. Mm. E questo per far vedere a Paola che in tutti e due i casi è come se mm, quando sono entrati nella sua pancia, in tutti e due i casi, subito è come se le PS si fossero accorte che mm, diciamo, la parte eterica in cui si stavano incarnando non era adatta per la vita con Paola, con questa vita con Paola. Dovevano rifare, Mm, mm, così mm. no. Ok, quindi hanno lasciato lo spazio ad altre PS. E i cani? Vogliono far vedere le due PE, fanno questa specie di scenetta, nel senso che si rotolano e giocano assieme in onore di Paola, cioè per far sorridere Paola. Mi fanno vedere questa cosa qua. Stanno proprio giocando assieme, rotolando, come Ma se le, fossero in un prato. ma le vedi come Mm. ricordo? Le vedi come PE Sì, ancora esistenti? le vedo come... È foss- come se fossero eh, la proiezione delle PE che vengono in questo momento per farsi vedere da Paola. Mm. Mm. Non sono sempre lì. Mhm. Ah, È è un po' come proprio... se fossero già a fare altre cose, Sì, ma quando vengono richiamate si ricompattano sì, ma- esatto. Va bene, parliamo del suo compagno, andiamo ad analizzare energeticamente parlando il primo incontro, amore a prima vista. Poi lo rincontra in un locale, quindi il caso, bla bla bla, e quindi inizia una storia, c'è un matrimonio, funestato da questi cambi d'umore, da questi forti litigi, ma di fatto lei parla di amore a prima vista, che è il compagno. Si è spostato di posto nel cinema. Si è commosso. Si è commosso vedendo come funziona e cos'è Paola, come se si fosse sentito in colpa perché finora non si era reso conto cos'è Paola. Mm. Si è proprio commosso dalla felicità e dalla... È come se qua lui riconoscesse quel momento là, no? Come se lo risentisse, è come se inconsciamente pensava che fosse svanita quella cosa, cioè che non era vera, no? Che era stata solo una cosa mentale, ma in realtà qua la risente in eterico.
Se lui fosse molto meno mentale, fosse molto meno negli schemi del sistema e fosse molto più se stesso, avrebbero tantissime cose in comune. Vedo che sono anime affini, non è la fiamma, ma sono anime affini e potrebbero fare tante cose divertenti e piacevoli insieme. Ma molto nel mentale, molto negli schemi, anche per un'impostazione abbastanza, quello che vedo, è un'impostazione abbastanza rigida quando era bambino, e quindi ha un po', diciamo, quei traumi È che lo insegnato portano così. Mm. tanto nel mentale, sì. Va bene. Abbiamo detto che l'anima affine, cioè l'anima gemella, ha un'affinità di PE, Sì, giusto? sì, sì, sono due pie che si trovano, cioè a volte in questo caso si sono trovate a vivere assieme, ma diciamo che nella stessa linea temporale, nello stesso momento, sono magari sparse anche per il mondo, ma se si vede, cioè, sono molto simili, ok? Quindi che in questa incarnazione hanno deciso di fare dei percorsi, delle esperienze molto simili. Ok, quindi lui, quello che sta perdendo l'occasione per fare quelle esperienze lì, Mm. perché è molto nel mentale e si lascia interferire molto la sua PS. Con le dovute pinze. Mhm. Le anime gemelle, differentemente dalla fiamma gemella, le anime gemelle si assomigliano esteticamente un po', avendo in comune una PE molto simile, non in comune, una PE molto simile. Direi come tipo di... Il eh, taglio degli occhi, della bocca, anche la corporatura, direi, magari le ossa, no? Mhm. Anche i colori, forse, anche a volte. Vedo... Sai quei coniugi che sembrano quasi fratelli? mm, Che lui sembra la sorella, sì, lei sì, sembra la sorella di spesso, lui, spesso si vedono. Mm. e tu dici, va bene, ok, si attraggono gli opposti, ma si attraggono anche i simili a Mm. volte. È una caratteristica tipica delle anime gemelle, cioè la pie, che è lo spirito, che in qualche modo, no, ha a che Io, fare di più con la materia. certo, sì, sì, infatti. Mm. Sì, è molto simile la corporatura, vedo, cioè che se li metti a confronto hanno una corporatura. Sì, poi uno può essere alto o basso, però il tipo di corporatura, no? Mhm. E sicuramente, boh, io vedo spesso i colori, che ne so, i capelli simili, poi magari uno cioè, ha già i capelli grigi e quindi non sembra uguale, però se uno dovesse andare a vedere com'era il colore originale è molto simile, e magari anche il colore degli occhi e anche un po' la fisionomia facciale. Sì, sì, Ok, sì. non è un vero punto. Lei dice: Non ho mai voluto i figli, sono arrivati, riprendono la mia vita d'amore, ma mi sento prosciugata. Guarda, io non so se vedi qualcosa di esoterico, se c'è qualche influenza di entità mentali, Sì, uomini ma del tempo. è un po' la cosa di prima, no? Che Mm, si trova trascinata a fare quello che la famiglia del suo compagno e il suo compagno hanno previsto e lei si trova un po' a dover star dietro a tutte queste cose, no? Nella Matrix, ma è come se si allontanasse, non avesse il tempo proprio neanche lo spazio per pensare a quello che vorrebbe fare lei. mhm. Diciamo che è un po' tutta questa cosa. Questa cosa dei figli, adesso ci torniamo. Prima volevo vedere velocemente la causa esoterica degli attacchi di panico. Allora, ehm, allora, qualche volta durante la notte le fanno l'abduction per quel programma là. Trasferimento, giusto si chiamava, mi sembra. Mhm. Trasferimento, sì, dell'essenza. Mm. Eh, e ogni tanto è come se le mandano un impulso per prendere le informazioni durante la vita di veglia
Mhm. e lei è come se sentisse, ehm, come posso descriverlo? È come se, faccio fatica a descriverti quello che mi arriva. C'è Paola, ok, le arriva questo impulso come se lei eh, uscisse ah, Madonna mia. Dimmelo in parole tue. Sì, come se la sua parte che loro vogliono registrare uscisse per un istante da lei e poi tornasse, no? E quindi lei è come se si sentisse disconnessa un istante e questa roba fa perdere il controllo e quindi scatena tutti i sintomi dell'attacco di panico. È come se cioè, come se venisse scollegata e lei cioè come se si vedesse doppia, no? Quindi una parte, diciamo, fisica qua e una parte dell'essenza fuori, ma per un microistante e poi torna lì, torna tutto assieme e quella cosa lì la destabilizza e provoca tutti i sintomi. Un po' di anni fa, per 11 anni, frequenta un pranoterapeuta per vari motivi, consigliatogli in famiglia. Il patatrack, cioè il grande risultato, purtroppo negativo, è che si avvicina, lei atea, alla religione cattolica. Oggi se ne è di nuovo Ah, allontanata. Tutta questa infatti. vicenda ha una o più cause esoteriche? Allora, è un'altra via che l'entità mentale collettiva insieme all'entità mentale collettiva, non mi ricordo se le avevamo già dato un nome, ma Ok, è quella cristiana, no? ok, sì, mi sembra, non ricordo il nome. Neanch'io non mi ricordo. Comunque insieme mi sembra che ci fosse dietro Lucifero lì, non mi ricordo. Mi sembra sì, era quella di Lucifer, no? Infatti, Ok. esatto, quella lì, bravo. Ok, è un altro meccanismo che hanno per far agganciare le persone a loro e ciucciare l'energia. Ok? Cioè, Mhm. tutti i modi, mm, si inventano tutti i modi, quindi questa era una via, diciamo, di pranoterapia, quindi a livello spirituale hanno visto la possibilità di poterla agganciare e sono riusciti per un po' Mhm. ad agganciarla. Poi lei con la sua PS che è forte riesce spesso a mandare via le interferenze, ho visto nella sua vita, ed è riuscita a sganciare queste interferenze. Causa esoterica dell'ossessione per la pulizia, che ti sei dimenticata di dirci nei punti, ma che io avevo nei punti scritti. Ah, l'ho vista prima questa cosa senza E tu non saperlo, l'hai ma sentita, cioè non l'hai però, udita. però ho visto proprio, l'ho vista proprio mentre vedevo l'entità mentale 4 che insieme alla mantide fa questa cosa ehm, di tenerla no, nella cornice statica. C'è proprio anche questa cosa nello schema ideale del sistema, diciamo, c'è anche tenere tutto in ordine e pulito e non solo, è come se lei eh, lì si sentisse ancora, cioè si sentisse più adeguata al ruolo che le viene chiesto. Quindi ho visto proprio prima che lei è sempre lì a sistemare, a fare, a pulire il minimo di polvere. L'ho proprio vista. Ma non ho capito, quindi è un'entità mentale questa? L'entità mentale 4 che sempre le fa fare Mm. questo fare per stare dietro a tutto lo schema che c'è, no? Si dice che quando uno pulisce sempre sta pulendo se stesso. Eh, sì, è Si come sente se sporco. Perché? s- Sporco dentro, ovviamente. sporco più che sporca, in questo caso io vedo che come se dovesse,
come faccio a spiegarti? Lei più che sporca si sente, non si sente mai adeguata a sé. Aspetta, non riesco a spiegarmi bene. Mm. Nel profondo è tutt'altro, cioè la sua vita è No, scusami, completamente scusami. diversa. Nel profondo lei Nel vuole altro. profondo, sì, Ah, esattamente, la sua vita è completamente diversa. Ok, quindi nel pulire è come se pulisse questa idea, come se aiutasse a rinforzare la mente che questa invece è la vita che vuole. e lei si è Ok? ridotta, insomma, a lavorare nell'attività di famiglia Mm. del marito, lei che ha studiato, che doveva avere una carriera internazionale in Oriente, lei che boh, forse i figli non li Può voleva, ma fare. adesso li ama, ma non era nei suoi piani, lei che ha messo da parte la carriera, tutto questo. E il fatto Lei anche che... che vorrebbe fare qualcosa riguardo la floricoltura, coltivare piante, no? Diceva anche Mhm. terapeutiche. Cerca se stessa. Mm, E mi ha colpito la sua visione molto interessante, molto positiva della Matrix, no? Parlando dei figli a cui vorrebbe mm, dare dei mezzi maggiori per cavarsela in questa giungla, ha usato il termine codici del videogioco, no? Lei ricollegandosi a dei codici di videogiochi a cui ha giocato, i tips and tricks, no? mhm, Codici che ti permettono di avere le vite infinite, le armi, mm, determinati look, per esempio quello che hai citato, c'era un look un po' che i ragazzini ricercavano, no, per giocare tutto il videogioco con il personaggio non proprio così tanto vestito. Esatto. Ci sono dei tips and tricks, cerchiamoli nella Matrix. mhm. Per esempio degli sblocchi delle capacità medianiche. Mhm. Poi ce la vediamo noi. Allora, nel suo caso vedo che tips and tricks lei li troverebbe molto facilmente facendo quello che è la sua passione. Quindi lei lo sa benissimo che avendo a che fare con le piante e la natura, lei sarebbe molto centrata. Mm, l'immagine che ho è allora, tipo i fiori da una parte e poi vedo tipo gli alberi da frutto dall'altra, ok? Lei che ha una mano nella terra dei fiori, una mano nella terra della frutta, ok? Degli alberi da frutto e parte questa enorme onda energetica forte della sua PS, ok? Che va su e poi circonda tutto. Ok, lei lì riuscirebbe a essere molto centrata e a sentire la sua forza. Lì riuscirebbe ad avere messaggi diretti dalla sua PS. Tutto ciò che Mhm. ciò che lei sta facendo ora, nella sua vita, che si trova a fare tutti i giorni, nella sua routine tutti i giorni, serve per distrarla da questo, perché lei sarebbe molto forte. Vedo che questa cosa qua la ricorda già da altre vite. Questa, Quali? Questa connessione con le piante. sì, lei era un alchimista. Un alchimista. Ah, aspetta, ecco. Sai quella vita che lei ha vissuto, che era collega con il suo compagno? Mhm. Lei insegnava alchimia, chimica e alchimia all'università ed era un alchimista molto rinomato e che era molto bravo a guarire con tutti gli elementi della natura. E lui chi era? E lui era un fisico
che però aveva anche lui sviluppato la capacità medianica della telecinesi. Quindi spiegava a livello fisico, cioè come se lì già lui spiegasse la fisica quantistica, cioè delle cose... abbastanza avanti. Esistono per tutti dei tips and tricks. Ci sono dei posti nella Matrix che sbloccano. Non voglio finire nei codici numerici di quello là, no? No, 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 Però no. Mm. esistono anche non dei codici ovviamente, ma dei modi per trovare, non dico la scorciatoia, anche se è una scorciatoia, quantomeno però la riconquista di quello che era nostro, per Mm. esempio l'utilizzo di parti del nostro cervello che sono state disattivate, che io trovo essere una cosa estremamente ingiusta e violenta e Mm. sbagliata e da contrastare, e chi più ne ha più ne metta. Allora, quello... Cioè, vuoi sapere in generale o per quanto riguarda Paola? Partiamo da Paola. Ok, per quanto riguarda Paola, io vedo che lei può allenarsi appunto stando a contatto con la natura perché sa benissimo come funziona, con le piante, soprattutto la coltivazione delle piante di tutti i tipi, e può arrivare a vedere la trasformazione delle molecole, quindi dei quanti, delle particelle, proprio nel campo intorno a lei. Ok, e a seconda di come sono disposte le molecole, lei, mm, come se le venisse scritto, qual è qual è la strada giusta, è come se la PS le scrivesse, qual è la strada mettendo una certa sequenza di molecole. Mm. Ok, quindi è in grado di leggere e tradurre le molecole intorno a lei, proprio quasi come se ci fosse la freccia illuminata, da Mm. quanto per lei diventa chiaro. Eh, eh, per tutti è proprio scoprire, mm, se vogliamo tornare ai videogiochi, tra virgolette, è proprio scegliere, ci sono una serie di porticine, è proprio scegliere la porticina che la nostra chiave personale apre. Ok, e dietro alla porticina c'è esattamente eh, mm, la cosa chiara che fa sì che noi andiamo nella direzione che la PS vuole. Eh, è difficile dire una cosa precisa per tutti perché è molto Ah. soggettivo. Mm. Tu, Elena, hai trovato i tuoi tips and tricks? Allora, in teoria li ho trovati, ma a volte mi dimentico di fermarmi e guardarli. Cioè io, i miei tips and tricks è fermarmi e io di solito mi fermo, entro dentro di me e vedo un po' molto simile a quello di Paola, però non è sempre collegato alla natura, cioè posso farlo da sola, basta che mi fermo, entro in me e vedo proprio le molecole del campo e io ho riconosco la sensazione, ok? Quindi riconosco la sensazione che la mia PS vuole. Quindi nelle varie opzioni e nei vari movimenti del campo mm, mi giro e diciamo provo tutte le opzioni e sento qual è l'opzione che la PS vuole, quindi seguo quella. Tradotto, avviene tutto in pochi istanti, ma tradotto questo faccio. Va bene. Ultima cosa, la sigaretta, l'odore di sigaretta in camera da letto. Nessuno fuma. C'era un suo zio
uno zio del compagno, mi sa, che era legato a quella casa. Eh, è stato attirato negli ultimi giorni, come se lei negli ultimi giorni probabilmente pensava spesso a questa sessione e quindi ha aperto questo campo dove ha riattirato questo zio che era legato a quella casa. Vabbè, vabbè. Noi portale l'abbiamo ancora, Aureo l'abbiamo ancora lasciato Sì, lì, no? sì, Ok, sì, quindi ne l'avevamo chiuso. approfittiamo, li chiamiamo tutti questi zii, parenti del compagno, parenti di Mhm. lei, tutti i parenti del compagno anche sono invitati di tutte le generazioni, tutti i parenti di lei, comprese tutte le generazioni. È arrivato il momento di andare nel portale Aureo. Sì, la nonna materna, che è l'unica che lei ha chiesto, cioè che l'ha chiamato in persona, vuole lasciare un messaggio prima di andare, lo può fare adesso o tacere per sempre. Mm. Davo un grosso abbraccio a lei e ai suoi bimbi. Questo ho fatto. Ok, li salutiamo tutti. Mhm. Ok. Ok, e andiamo con Paola, ci facciamo accompagnare da Paola nel cluster. Ogni vita è, so come si chiamano, sai quelle che si usano a Capodanno che si accendono, quelle, Le quei stelle... bastoncini, mm, ecco, ogni vita è una di quelle accesa, che è più lunga o più corta a seconda di quanto sono consistenti i contratti. Ecco. e che è accesa. Sì, sì, sono tutte accese. Alcune sono finite, quasi finite, Sì, alcune sono molto corte, altre invece molto più lunghe. Mm. alcune sono spente. Ah, c'è solo, può essere, io vedo tipo cenere sotto, no? Quindi è proprio bruciato tutto. Spente e finite, alcune sono spente e nuove. Ma io le vedo tutte accese adesso. Però potenzialmente potrebbero essere spente e nuove. Ma adesso le Ok, vedo tutte accese. tutte in un portale definitivo, Mhm, se le vuole, ovviamente. mhm. Ha chiuso il E lo portale. chiude. Le diamo le informazioni per costruire un ad eternum e sollecitiamo la massima attenzione in questa fase i partecipanti al cinema, i bambini, il marito e tutti, in modo che anche loro guardando imparino come si crea. Mhm. Ha messo. Ok. Avatar. Intanto mi fanno ridere sti avatar. Mhm. Perché? Ha provato a mettersi in una teca di vetro pensando che così. Dai, via tutto. Proprio ridicoli. Sono la creazione del ridicolo più ridicolo che è Odino. Mm.
che è un altro programma, Ah, è solo un programma, tutto lì. ok, chiuso il portale. Con questa nuova condizione, Paola ha ancora a che fare con i due militari, il progetto siriano di trasferimento dell'essenza, la mantide, le due entità mentali 2 e 4, il clone inattivo, le eventuali, credo ci fossero, abduction, Mhm, non ci insomma, sono più. col quadro con cui ha aperto la sessione, collegato all'entità mentale 4. Ah, no, non c'è più niente. Ok. Lei è ancora nel quadro, bloccata, No, fissa, immagine fissa. no. Adesso la sua immagine, allora, si è proprio aperta la cornice, quindi spaccata proprio, e la sua immagine si è moltiplicata infinite volte a tal punto da diventare tridimensionale, quindi è tornata Paola tridimensionale, persona in piedi che adesso è libera di essere se stessa. Nuova In vibrazione, movimento. 295 miliardi. nuova consapevolezza, 203. rapporto tra PS e PE, 61, 49. vite 39. precedenti. Sì, vabbè. 897. E cervello. 10.6. Il messaggio finale della PS e della PE di Paola in virtù di tutto, in relazione a tutto, anche e soprattutto all'aumento della percentuale di cervello. Allora, la prima immagine che mi fa vedere è la PS, c'è Paola in mezzo, PS e PE, come se si prendessero per mano e poi si uniscono e tutto diventa una cosa unica, ok? E E lei può vedere a questo punto, quando sentirà proprio il collegamento tra tutte le parti, lei vedrà appunto il movimento del campo di tutte le varie molecole e particelle. Eh, per arrivare a questo è un po' quello che mi ha fatto vedere prima, no? Quindi Paola è in mezzo, da una parte i fiori, dall'altra la frutta, ok? E l'allenamento proprio per Paola è la pianta di un fiore, la pianta la coltiva, esce il fiore e lei man mano si concentra e lei riesce proprio a leggere la disposizione delle particelle di ogni parte fino ad arrivare alla disposizione tridimensionale del fiore, delle particelle del fiore, così di ogni frutto, e allenandosi così, dopo un po' arriva che diventa tutto una cosa unica e lei riesce a vedere tutto il campo a livello tridimensionale. Questo è il messaggio? Sì, Lei ha trovato i suoi tips and tricks. sì, secondo me così per lei è molto semplice. Quello Ok. che mi fa vedere la PS dice questo è il suo tips and tricks, è semplicissimo. Vediamo la sua anima gemella che fa. Allora, la sua anima gemella è come se si fosse, è talmente in là tutto ciò per lui che è come se si fosse perso. Quindi, diciamo, in eterico chiede a Paola di supportarlo a aprire, pian piano a fare i suoi passi verso questa apertura. Ok? Quello che mi fa vedere la PS adesso, per Paola, per non soffrire così tutte le volte che lui
ha questi attacchi d'ira. Mm. E appena inizia a prendere e andarsene in un'altra stanza, in un altro posto. Forse l'ha già fatto, ma è proprio che Sì, sì, sì. Ma io non lo te lo fa dico neanche vedere. più, ma Paola ha sorriso e ha annuito tutta la sessione, Ah, ah. anche adesso. Sì. Questo è proprio quello che lei deve fare per non stare male. Anzi, dirglielo proprio, io torno quando tu hai finito. Perché Questo io sto... lavorerà anche su di lui, beh, su di lei è Sì, chiaro, ma anche su di lui. certo, Che? Perché? perché l'interferenza non ha più Benzina. benzina, esatto, no? Non ha più, cioè va nel nulla l'energia, quindi Perde. pian piano sì, riuscirà. Questo secondo me è il primo passo, quello che mi fa vedere è il primo passo per lui verso una nuova apertura. I figli che fanno? Ah, i figli io li vedo che li ho già visti prima. Man mano che crescono saranno delle anime molto particolari. Lei gli sta dando gli strumenti per essere completamente liberi e non giudicati, forti, sentirsi indipendenti e seguire quello che vogliono fare. E li vedo proprio, cioè vedo che tutti e tre i figli vedranno tutto a 360 gradi. Sapranno già assolutamente per certo che ci sono altre dimensioni oltre alla Matrix Mhm. e quindi saranno già aperti a cercare la loro strada. Gli altri? Mi è Sì, venuta dimmi. un'altra cosa. Sì. Il figlio 2, quello in Mhm. mezzo, mi sembra sia una perla. Ah. Sai cosa sono, no, Paola? Ok, sì, l'ha vista la Mm, sessione. E vabbè, questo basta avanza. mm. Il progetto trasferimento esiste ancora? Oh. Lei come la vedi? Come PE e come PS? Allora, la vedo dinamica, quindi continua a farmi vedere questa scena, quindi la sua moltiplicazione di quell'immagine che era nel quadro, allora mi fa vedere che si moltiplica all'infinito, poi diventa tridimensionale e poi è come se mi scrivesse un uguale e mi fa rivedere appunto i fiori, il frutto, lei e che poi diventano una cosa unica e lei ha tutto il campo chiaro. Quindi questo movimento qua, questa sequenza proprio di movimento che lei adesso ha la possibilità di fare. Ok. Ehm, Oddio, avevo un'ultima domanda. E lei ha trovato se stessa? Può trovare se stessa? Lei ha molto chiaro, anche lei sa quello che vuole, semplicemente si era trovata incastrata nelle sue interferenze e non aveva i tips and tricks Ok, per quindi cui uscire. adesso non è che adesso lei abbandona i figli e si Ma dedica al no, giardino. no, certo, Cosa però fai? è un allenamento. Cosa fai, Paola? Ho dato via i figli e adesso mi dedico alle mie rose. No, adesso lei può dedicarsi No, alle sue tutti i rose, insomma. giorni prendere il Mm? suo spazio con la natura. Va bene. Non so prendere, che ne so, una babysitter mezz'ora, un'ora al giorno e quella parte lì è per lei, per esempio. Lei ha vinto il gioco, quindi. Assolutamente. E sta gongolando. Va bene, Elena, quindi abbiamo finito. Mhm. Sconnettiti da tutto e tutti.